Non possiamo cominciare questo video sul misterioso complesso megalitico di Stonehenge senza partire da colui che molte leggende ipotizzano come il suo costruttore, Ambrogio Merlino, il bardo conosciuto semplicemente come Merlino e in seguito ribattezzato da futuri racconti come il Mago Merlino. I Druidi, definiti la classe sacerdotale dei Celti nella Britannia e nelle Gallie, a quanto pare non andavano in guerra. Si limitavano a custodire i loro sacri misteri nei luoghi più segreti. Insegnavano ai giovani, fungevano da giudici nelle controversie e, cosa più vantaggiosa, non pagavano tributi. Quando l'impero romano si mosse per consolidare il proprio dominio, i Druidi diventarono un ostacolo da eliminare. Le informazioni sui Druidi sono estremamente scarse e tra i primi a parlarne, se non il primo in assoluto, troviamo Giulio Cesare. Tuttavia, le descrizioni che ci ha lasciato suscitano dubbi. Cesare, con il distacco tipico di un conquistatore e forse anche con una certa dose di disprezzo, potrebbe aver osservato i costumi indigeni solo superficialmente. Alcuni sospettano che, privo di una reale comprensione, abbia lavorato di fantasia, basandosi su vaghe informazioni, gettando così le basi per rappresentazioni nebulose che si sono propagate nel tempo. Plinio il Vecchio, seguendo le orme di Cesare, ci offre una narrazione affascinante sui rituali dei Druidi. Descrive il vischio, tagliato con falci d'oro da sacerdoti avvolti in vesti immacolate in un'atmosfera intrisa di sacralità. Plinio li collega a creature mitologiche, come draghi immani e basilischi, e racconta un rimedio misterioso chiamato Anguinum, l'uovo di serpente, considerato dotato di straordinari poteri. Svetonio si limita a dirci che la tragica religione druidica, tragica per via dei sacrifici umani che comportava e soppressa in parte da Augusto, fu poi abolita del tutto da Claudio. Secondo altri, i druidi compivano riti in templi di eccezionale rilievo, come Stonehenge nella piana di Salisbury, il complesso megalitico di cui ci occuperemo più avanti. Se parliamo dei druidi e di Stonehenge, è perché tale tempio ha attirato l'attenzione sia degli storici sia degli archeologi e occupa un posto non trascurabile nella leggenda di Merlino. Giraldo Cambrense narra che ai suoi tempi questo monumento circolare era chiamato il Ballo dei Giganti e che molti affermavano con certezza che i massi furono portati presso Salisbury da una zona erbosa dell'Irlanda. Goffredo di Monmouth, invece, dirà che i pesanti blocchi vennero per incanto trasportati là da Merlino. Prima di immergerci nella figura di Merlino, è fondamentale chiarire un aspetto cruciale: il titolo di bardo, spesso attribuito a lui nei testi antichi. Ma cosa significa esattamente? Edoardo Jones, che ricoprì il ruolo di bardo per Giorgio IV, allora principe di Galles, offre una spiegazione illuminante nella sua opera Avanzi musicali e poetici dei bardi gallesi. Scrive: i bardi erano in origine una componente costituzionale della gerarchia druidica, suddivisa in 3 classi principali: sacerdoti, filosofi e poeti. Un sistema complesso dove il bardo rappresentava l'anima poetica e musicale di una tradizione millenaria. I druidi si dividevano in 3 ordini distinti, ognuno con un ruolo simbolico e specifico. Il Derwid era il tronco, ovvero il sostegno dell'intero sistema, la cui prerogativa era di formare e presiedere alla giustizia e ai misteri. Il Bard era la ramificazione del tronco vestita di frondi, e il suo compito era di trasmettere e di cantare al popolo i precetti della religione. Infine c'era l'Owid, il giovane germoglio destinato a garantire la continuità del sacro bosco. Come discepolo, svolgeva i compiti più semplici, apprendendo le conoscenze e i rituali che avrebbero assicurato la sopravvivenza del Tempio della Quercia. Merlino si presenta con il fascino che storia, leggenda e folklore gli hanno conferito,
come bardo di tutta la Britannia. La sua nascita è legata alla vicenda di una vergine che avrebbe avuto un figlio per opera di uno spirito eccelso denominato Dus dai Galli, intorno al III secolo. Alcune filastrocche popolari parlano dello strepitoso episodio che ha evidenti risonanze in diverse tradizioni religiose. Il bambino, crescendo, dimostrò doti fuori dal comune. Conosceva le proprietà curative delle piante, con una predilezione particolare per il vischio, la quercia e l'erba d'oro. Era un indovino, un profeta e per alcuni persino un mago, una figura considerata superiore, descritta come figlio di una razza venuta dall'alto, da molto, molto lontano. Merlino appare fin dall'inizio bardo e quasi protettore e tutelare della Britannia. Accanto a lui è dipinto un lupo, come accadde ad Apollo e all'Odino scandinavo. Merlino maneggiava metalli, insegnava agli uomini come forgiarli, costruì armi e fra tutte una spada prodigiosa fatta per eroi come Lemenic o come Artù, il glorioso sovrano del ciclo della tavola rotonda. La leggenda di Merlino è, per certi aspetti, triste e proprio per questo forse contestata. Dicono alcuni monaci dell'Irlanda che un giorno Merlino, quasi a sfidare le aquile, si librò nell'aria e cadde miseramente, facendo la fine di Icaro, come un uomo qualunque. Tuttavia altri bardi smentiscono questa versione, ritenendola pura invenzione. Per loro Merlino non è mai caduto, anzi, vive ancora, sospeso tra mito e realtà. Secondo differenti narrazioni, naviga tuttora nelle acque britanniche, a bordo di una nave di cristallo, immune alle tempeste, accompagnato solo dal dolce suono di 9 arpe. Ma la domanda rimane: riapparirà mai un giorno? Questa la leggenda, ben inteso. Ma la verità? Qual è la realtà da cui effettivamente prese le mosse la figura di Merlino come personaggio in carne e ossa? Le fonti, come ci si può aspettare, sono incerte e non potrebbe essere altrimenti per una figura che è stata così profondamente modellata dalle tradizioni e dal folklore nel corso dei secoli. Carlo Haugwitz, che su Merlino ha effettuato uno degli studi critici fra i più apprezzabili, dice: nel V secolo della nostra era nasceva nell'isola dei Brettoni un fanciullo che doveva, al pari di Domizio, divenir celebre poeta e vedersi aggiunto al proprio nome d'Ambrogio il soprannome di Marzino o Merlino. Tutti vanno d'accordo nel credere che egli vedesse la luce nel paese degli antichi Siluri, sulla costa meridionale della Cambria, in una valle oggi chiamata Basalig. Suo padre discendeva da uno di quei magistrati romani che governavano l'isola verso la fine dell'impero. Sua madre sembra essere stata una vestale che aveva violato i suoi voti. Se in Bretagna per tal colpa una vestale non veniva, come in Italia, sotterrata viva con un pane, un vaso d'acqua e una lampada, non era però men crudele il genere di morte a cui era condannata. Essa veniva precipitata dall'alto di una montagna e dal seduttore di lei veniva mozzato il capo. Ben si comprende come costei adoperasse ogni arte per mettere al sicuro il proprio onore e la vita. La madre di Ambrogio si valse della medesima frode già usata dalle madri di Romolo, di Servo Tullio, del bretone Kentigern, dell'irlandese Fursi e di tanti altri famosi bastardi. Attribuì il suo stato ad una potenza superiore, ad uno di quei silfi venerati dal popolo, che non potevasi rinnegare da giudici senza buscarsi il nome di atei. Secondo Laugwitz, alle facoltà tipiche dei druidi, legate alla loro scienza misteriosa, Merlino univa una speciale disposizione mentale frequente fra i bardi. Tali disposizioni gli assicurarono finalmente l'impero sugli spiriti e contribuirono quindi alla sua fama di profeta e di incantatore. Egli andava soggetto ad estasi e catalessi straordinarie, durante le quali le percezioni acquistano un prodigioso sviluppo che i britanni dell'Armorica nomano male sacro, male benedetto i gallesi ed i montanari scozzesi male di seconda vista,
ed attribuivano a tutti coloro che ne erano presi il dono di rivelazione e perfino di ispirazione divina. Non sorprende che nel corso dei secoli siano emerse diverse figure che rivendicavano di essere Merlino o che comunque usurpavano il suo nome e la sua fama. Questo fenomeno non si limitò alla Britannia, ma si estese anche oltre i suoi confini, in alcuni paesi europei. La figura di Merlino, in realtà, avrebbe fatto il suo debutto come bardo presso Ambrogio Aureliano, un nome che spesso viene accostato a quello di Merlino stesso, tanto che molti lo citano come Ambrogio Merlino. Ambrogio Aureliano era un capo che si distinse nella difesa della Britannia contro gli invasori. Probabilmente di origine romana, ma sicuramente di lignaggio reale, fu l'unico sopravvissuto alla strage della sua famiglia. Attorno a lui si raccolsero politici e filosofi, e quando Ambrogio Aureliano morì, Merlino continuò il suo ruolo come bardo della corte e consigliere. Ma gli anni passavano e i racconti popolari dicono che i capelli di Merlino si erano ormai inargentati. Verso la fine della sua vita, tra il 560 e il 574 circa, apparve bianco come la brina d'inverno, sopraffatto dalla vista di uno scontro tra i suoi compatrioti. L'episodio ebbe luogo non lontano dal golfo di Solway, nella pianura di Arderydd. In quel momento il cuore del bardo non resse. Merlino perse la ragione, circondato da ombre fluttuanti e inquietanti, e in un impeto di rabbia frantumò la sua famosa spada contro una roccia. Da quel giorno si ritirò nei boschi, tra gli animali silvani, e alcuni sostenevano che fosse impazzito. Passava il tempo sotto gli alberi, suonando l'arpa, piangendo e cantando le gesta di un passato che ormai gli sfuggiva. Le sue composizioni, seppur ispirate a verità vissute, vennero successivamente modificate e reinterpretate nel corso dei secoli, adattate e travisate da chi le raccontava. Enormi e grigi, i massi di Stonehenge si stagliano contro il cielo, affacciandosi su un tappeto erboso che si estende verde e silenzioso. Ma cosa rappresentano questi colossi? Da dove provengono e chi li ha trasportati fin qui? Queste domande racchiudono il mistero di Stonehenge, un complesso megalitico che ha affascinato e confuso studiosi per secoli. Per comprenderne appieno il significato, per coglierne l'essenza misteriosa e profonda, è necessario allontanarsi dalla folla di turisti, dalle auto e dagli autobus che costantemente scaricano visitatori. Bisogna dimenticare il recinto, il biglietto da pagare, i souvenir e le guide turistiche. Quello che si trova a pochi chilometri da Salisbury in realtà è molto più di una semplice attrazione turistica. È un luogo che, sebbene protetto, potrebbe essere scomparso da tempo senza la giusta tutela. Senza il recinto, ogni visitatore potrebbe portarsi via un pezzo del sito, lasciando dietro di sé solo tracce di vandalismo e mancanza di rispetto per la sacralità del luogo. Bisogna venirci al mattino, all'alba, quando i turisti non ci sono ancora, oppure a sera, quando il tramonto accende l'orizzonte di un fondo rossastro sul quale i massi spiccano neri più che mai indecifrabili. Oppure è bene attendere che il cielo, frequentemente corrucciato sulla piana di Salisbury, prepari un temporale. Anche in tal caso lo scenario si fa cupo, generoso nel sollecitare la fantasia, e i pensieri volano. Si va fino a Merlino, che avrebbe edificato questo colossale cerchio per magia, o al diavolo, il quale si sarebbe divertito con i sassi, supponendo che i cosiddetti posteri non avrebbero mai potuto decifrarne il significato. Arrivando a Salisbury e scorgendo il complesso da lontano, soprattutto quando il sole splende, si può provare un attimo di delusione. Dopo aver visto innumerevoli immagini e letto libri in abbondanza, ci si aspetta qualcosa di più imponente. Ma questa è una sensazione comune di fronte alle grandi opere dell'uomo. Tuttavia, di notte, quando la luna illumina i massi, Stonehenge lascia un'impronta indelebile nell'animo. Contrariamente a quanto si dice, non è affatto vero che susciti sensazioni di terrore,
come non è affatto vero che a Salisbury tocchino ferro non appena ne sentono pronunciare il nome. Misterioso come monumento, arcano finché si vuole, ma non spaventoso, in nessun modo. Abbiamo spesso parlato di Stonehenge e ora è il momento di fermarsi su questo straordinario enigma di pietra, definito da alcuni come l'ottava meraviglia del mondo. Ma cosa significa davvero il nome Stonehenge? È una parola composta da due termini inglesi, stone, che significa pietra o masso, e henge, che si traduce come sospeso o appeso. Il nome può quindi essere interpretato come pietra sospesa. Questi massi, disposti in modo straordinario, sembrano essere stati messi con un intuito architettonico fuori dal comune. Le pietre sono state lavorate con una precisione che lascia senza parole, se si pensa che i costruttori non avevano ancora il ferro, ma dovevano fare affidamento su pietre più dure per portare a termine un lavoro arduo e massacrante. Il monumento si presenta come un'imponente combinazione di due grandi cerchi, uno esterno composto da maestosi blocchi di sarsen, una particolare roccia grigia, e un cerchio interno formato da quelle che sono state chiamate pietre blu. Questo tempio, privo di una volta ma aperto alle intemperie e alle stelle, ospita altre pietre di notevole importanza. Su di esse sono stati eseguiti innumerevoli calcoli, utilizzando ogni tecnica immaginabile, dal metro al filo a piombo, dal compasso al calcolatore elettronico. È impossibile contare quante volte gli esperti abbiano ricostruito Stonehenge sulla carta, cercando di scoprire nuovi significati nascosti, comprendere il motivo della sua edificazione, il momento in cui fu costruito e soprattutto chi furono i suoi creatori. Le pietre che compongono il primo cerchio sono di sarsen, termine che potrebbe derivare dal sassone ses o sesen, che significa pietra, o dal latino saxum, con lo stesso significato. Questo tipo di pietra proviene dai Marlborough Downs, a una trentina di chilometri da Stonehenge, nei pressi di Avebury. Le pietre blu, invece, provengono dalle coste di Milford Haven e dalle montagne di Preshelly, nel sud del Galles. Gli esperti si sono anche scervellati cercando di capire con quali mezzi e percorsi questi massi siano stati trasportati fino alla piana di Salisbury. I possibili itinerari indicati sulle carte sono numerosi. Esaminate le varie proposte, la più plausibile sembra un lento trasporto via mare, lungo le coste, fino al canale di Bristol, giù fino alla Cornovaglia. E piace immaginare la favolosa scena di queste pietre enormi caricate su zattere che doppiano il capo di Land's End fra l'oceano e la Manica, là dove l'Inghilterra finisce e comincia. Delle imbarcazioni utilizzate non si sa nulla e anche Ferdinand Niel, nel suo studio su Stonehenge, ammette che non ne sa niente. In Cornovaglia i massi avrebbero potuto essere condotti fino a St. Ives e da lì trainati. Non si può immaginare come fino a Salisbury. Impossibile anche immaginare i mezzi impiegati sul terreno, rulli, congegni per trascinarli o farli scorrere, e dire con approssimazione quanto tempo ci sia voluto. Non per nulla questo complesso è un enigma. Una bibliografia quasi completa su di esso nel 1900 avrebbe visto riunito almeno 600 fra volumi, saggi, studi più o meno approfonditi e articoli. Oggi quella cifra è più che raddoppiata. Come interesse storico ed archeologico, forse questi massi vengono ancora prima dei rilevanti colossi dell'isola di Pasqua. Tutti gli anni, il 21 giugno, c'è purtroppo l'appuntamento per il solstizio d'estate, durante il quale turisti, cineoperatori e studiosi si preparano a fissare su pellicola il sole che, prodigiosamente sorgendo, si delinea al centro del monumento, sopra il masso conosciuto come Hill Stone. Diciamo purtroppo perché si desidererebbe essere soli per respirare l'atmosfera magica del momento. Invece c'è la folla, con le borse e i cestini per la colazione, buontemponi vestiti di camici bianchi che vorrebbero ripetere il rito solare degli antichi druidi. Così si guasta tutto e uno se ne va con il proposito di tornare quando se ne saranno andati gli altri.
Non è egoismo, è desiderio di vedere Stonehenge com'è, come va visto. Inigo Jones, il celebre architetto di Giacomo I, fu il primo a studiare questi cerchi megalitici nel 1650 e ne ricavò un saggio con ottimi disegni. Da allora il lavoro svolto può dirsi imponente. Tutti però sono concordi nel trovarsi al buio quando si tratta di dire chi abbia costruito Stonehenge, visto che nella regione non vi sono segni in quei millenni di una popolazione tanto evoluta da saper creare una cosa del genere. Fernand Niel evidenzia come si sappia poco degli abitanti di questa parte della Britannia, un popolo rozzo e primitivo, distante dai fermenti di civiltà che invece prosperavano sulle rive del Mediterraneo. L'archeologo inglese Colin Renfrew però scuote il capo e non si può fare a meno di dargli ragione. E se proprio presso Salisbury ci fosse stato qualcosa di sconosciuto, un legame con una civiltà di cui si è persa ogni traccia, qualcosa di altrettanto grandioso, se non superiori ai tanti celebrati tesori della civiltà mediterranea, addirittura di epoca antecedente. Gli studiosi per lo più rispondono negativamente, ma i calcoli di Renfrew meritano comunque attenzione. Se la sua ipotesi fosse corretta, molte delle nostre convinzioni potrebbero essere rivalutate e le prospettive storiche cambierebbero in maniera sostanziale. Pare che Stonehenge sia stata edificata in 3 differenti periodi e in quanto alla datazione gli archeologi sono più in disaccordo che mai. Alcuni ipotizzano che i lavori abbiano avuto inizio intorno al 3000 a.C., anche se molti parlano di una prima fase tra il 2100 e il 1700. Questi lavori riguardavano un fossato circolare, la Hill Stone e altri massi. Un secondo periodo è collocabile fra il 1700 e il 1600 a.C., con l'aggiunta, fra l'altro, di pietre azzurre disposte a ferro di cavallo. Una terza fase, con modifiche e ampliamenti, si sarebbe avuta tra il 1600 e il 1400. Ogni pietra, ogni buca, ogni grande masso è stato rigorosamente numerato, rapportato con gli altri, e non si riesce a reperire un monumento sul quale si sia operato con tanta meticolosità. Oggi Stonehenge, prima ancora di essere un rebus, è un teorema, e la sua spiegazione dà un differente risultato conclusivo a seconda dell'impostazione prescelta dallo studioso. La Hill Stone, tradotta in la pietra del tacco o del calcagno, continua a far discutere gli esperti e spesso passa inosservata alla maggior parte dei turisti. Deve il suo nome a Aubrey Burl, un archeologo che con le sue ricerche ha contribuito ad importanti scoperte su Stonehenge. È su questa pietra che il sole appare nel giorno più lungo dell'anno, il 21 giugno, per il solstizio d'estate, e ciò lascia supporre, insieme alla posizione di altri massi in relazione a stelle e costellazioni, che i costruttori di Stonehenge fossero tutt'altro che dei barbari. Un cervello eccezionale deve aver presieduto alla progettazione e almeno alla prima fase della realizzazione del tempio. Secondo altri, non Merlino, ma il diavolo stesso un bel giorno avrebbe deciso di edificare il colosso. Il maligno operò di nascosto, mettendo a soqquadro il terreno con i massi spostati dalla sua forza satanica. Ad un tratto, secondo la leggenda, il diavolo interruppe il lavoro, accortosi che dietro ad una roccia un frate piuttosto curioso lo stava osservando. Il diavolo si seccò, afferrò una grossa pietra e la scagliò contro il frate, colpendolo al calcagno. Ciò spiegherebbe il nome della Hill Stone. Merlino invece avrebbe portato le pietre dall'Irlanda, da un luogo chiamato Danza dei Giganti. Leggenda e folklore possono facilmente intrecciarsi attorno a questo monumento, così come sulle rocce che lo compongono. È vero che certe pietre presentano incisioni, simboli e bassorilievi che il tempo ha quasi del tutto eroso, rendendoli difficili da decifrare. Tuttavia, per percepirli è necessaria un po' di pazienza, una buona dose di volontà e soprattutto la giusta angolazione di luce. Una volta individuate le tracce, interviene la fantasia, che spesso arricchisce il significato di queste immagini.
Alcuni raccontano di figure che appaiono e scompaiono, mutano forma, assumono colori sorprendenti, come se fossero scolpite nella madreperla invece che nella pietra. L'occhio a volte può cedere alla suggestione, portando alla mente visioni straordinarie che si sovrappongono alla realtà. Il 26 ottobre 1963 alcuni giornali titolavano in modo sensazionalistico: Stonehenge non ha più segreti, tutto svelato. Ma cos'era accaduto? La rivista britannica Nature, nel suo numero 4904, aveva pubblicato un ampio servizio intitolato Stonehenge Decoded, suggerendo che il celebre sito fosse finalmente stato decifrato. L'autore di questa scoperta, che suscitò grande attenzione, era Gerald Stanley Hawkins, un astronomo americano dell'osservatorio di Cambridge, nel Massachusetts. 10 anni prima, Hawkins aveva lavorato presso la base sperimentale missilistica di Larkhill e durante le sue visite a Stonehenge aveva cominciato a formulare delle ipotesi. Nei suoi studi offriva al mondo le proprie conclusioni, poi sviluppate in un'opera ancora più ampia, per redigere la quale Hawkins si era servito anche di un calcolatore IBM 7090. Questo strumento gli fornì le esatte posizioni del levarsi del Sole e della Luna, dei solstizi d'inverno e d'estate dall'anno 2001 al 1000 a.C., il periodo durante il quale, secondo la maggior parte degli studiosi, Stonehenge sarebbe stato costruito. L'uso di proiezioni, angoli, rapporti e misurazioni delle eclissi solari e lunari correlati alla disposizione dei massi lasciò Hawkins sbalordito. Egli arrivò alla conclusione che Stonehenge fosse un osservatorio astronomico, un calcolatore neolitico in grado di prevedere eventi astronomici, segnando la sua dichiarazione con entusiasmo: il monumento ha un preciso significato, nulla è casuale. Tuttavia, sebbene il lavoro di Hawkins fosse prodigioso, egli non riuscì a decifrare completamente il mistero. La sua ricerca confermò che Stonehenge aveva una funzione astronomica, ma non risolse l'enigma della mente che concepì il progetto del monumento, né del dio o della divinità a cui era dedicato. Se la teoria di Hawkins suggerisce che Stonehenge fosse un tempio solare, la risposta a chi fosse il genio che ideò questa meraviglia e a quale divinità fosse consacrato rimane un mistero. Il calcolatore IBM non potrà mai sostituire la leggenda di Merlino o addirittura il mito del diavolo, che continuano a far parte del mistero senza tempo di Stonehenge. Quando il sole scompare dalla piana di Salisbury e i turisti si allontanano, i massi di Stonehenge sembrano riappropriarsi della loro storia non scritta. Nella lieve foschia che avvolge il paesaggio, sfumata di azzurro e viola, c'è spazio solo per il mistero, lontano dalle radici quadrate e dalle equazioni, che pur va detto hanno avuto il loro ruolo nel chiarire ciò che umanamente era possibile comprendere su Stonehenge. In tempi più recenti, il sito ha suscitato un interesse crescente tra gli appassionati di esoterismo e di fenomeni paranormali, inclusi coloro che si dedicano allo studio degli UFO. La speculazione che Stonehenge potesse essere stato costruito da esseri provenienti dallo spazio da un altro mondo è emersa con forza. Con una dose di noncuranza, qualcuno ha espresso l'idea che il monumento potesse essere il risultato di una costruzione spaziale, assemblato pezzo per pezzo da intelligenze superiori venute da altri mondi abitati. La teoria extraterrestre, pur essendo certamente fantasiosa, offre una soluzione alle problematiche che da secoli affliggono gli studiosi di Stonehenge. Se gli artefici fossero intelligenze superiori, allora sarebbe possibile che potessero prelevare e trasportare i massi senza difficoltà, forse superando le leggi di gravità con mezzi sconosciuti. Inoltre, questa teoria fornisce una spiegazione del motivo per cui Stonehenge è stato costruito: un monumento eretto in ricordo di una visita, un atterraggio, un segnale lasciato per chi sarebbe tornato in futuro. Allo stesso modo in cui noi sulla Luna abbiamo lasciato tracce della nostra presenza con strumenti e targhe commemorative, gli extraterrestri potrebbero aver costruito Stonehenge come un segnale megalitico per i loro ritorni, con altri monumenti disseminati nei dintorni.
Ciò nonostante, non si può ignorare che Stonehenge è solo una parte di un più vasto complesso megalitico. La sua unicità è indiscutibile, ma nella pianura di Salisbury ci sono numerosi altri tumuli e siti, alcuni con evidenti scopi funerari e altri ancora misteriosi. A poca distanza si trovano le formazioni megalitiche di Avebury, Sanctuary e Woodhenge, che sembrano formare una costellazione di monumenti interconnessi. Questo suggerisce che Stonehenge, pur essendo il più noto, possa essere solo una parte di un disegno più ampio, il fulcro di una rete di significati e simboli che abbraccia l'intera regione. L'idea di un intervento da parte di extraterrestri è stata accolta da molti con simpatia ed è piaciuta al punto che è stata affrontata in romanzi, film, racconti di chiara ispirazione fantascientifica. Accettiamola pure, come abbiamo fatto per Merlino e per il diavolo. Sulla presenza in Britannia di esseri provenienti da altri mondi si è soffermato anche il saggista Raymond Drake, secondo il quale le tradizioni in cui si afferma che i primi abitanti della Britannia fossero discesi dal cielo può darsi che siano perpetuate in un antico canto gaelico dell'isola di Barra, nelle Ebridi. Esso dice: «Non del seme di Adamo siamo noi, né è Abramo nostro padre, ma sede del superbo angelo spintosi fuori del paradiso». E Drake conclude: la comune credenza che i britanni fossero dei barbari imbrattati di fango colorato e vestiti solo di erbe come selvaggi si fonda unicamente sulle brevi descrizioni fatte da Giulio Cesare, scottato dalle disfatte e che si soffermò a parlare di tribù primitive più che delle popolazioni che trovò nell'interno e che colpirono duramente l'invasore romano. Ma fra gli autori che simpatizzano per la teoria extraterrestre è ancora Drake ad appuntare la sua attenzione proprio su Stonehenge nel volume Uomini, Dei o Esseri Spaziali, dove scrive: da varie fonti sembrerebbe che gli extraterrestri prestino ascolto e obbedienza agli esseri celesti del Sole. E non stupirebbe in tal caso che gli spaziali avessero insegnato agli uomini la loro religione solare. Così il culto del Sole si diffuse e sorsero i primi monumenti circolari, ossia a raggiera, come appunto quello fantastico di Stonehenge nella piana di Salisbury. La teoria secondo cui in Britannia gli extraterrestri possano aver distrutto i propri stessi monumenti dopo averli costruiti è un'ipotesi affascinante ma puramente speculativa. Secondo alcuni esoteristi e scrittori di ufologia, l'intento di questi esseri spaziali potrebbe essere stato quello di promuovere un'era di grande conoscenza, simbolizzata dalla costruzione dei megaliti come manifestazione del culto solare. Tuttavia, forse a causa di contrasti religiosi o della cecità degli uomini nel riconoscere l'aiuto degli extraterrestri, questi esseri superiori potrebbero aver deciso di punire l'umanità per il suo fallimento, distruggendo le loro stesse opere. Le leggende che parlano di piogge di fuoco e colate incandescenti sono spesso interpretazioni apocalittiche che potrebbero essere state messe in relazione a eventi cataclismatici o naturali, come incendi devastanti o eruzioni vulcaniche, che furono poi esagerati e mitizzati nel corso dei secoli. Insomma, una punizione per i terrestri che li privava della potenza che avevano acquisito grazie all'alleanza con gli dei venuti dall'alto. La teoria proposta dal giornalista Comins Beaumont, contenuta nel suo libro L'enigma della Britannia preistorica, si inserisce nel filone delle spiegazioni alternative e misteriose riguardo a fenomeni archeologici inspiegabili. Secondo Beaumont, le fortificazioni vetrificate che si trovano in alcune zone della Scozia, in particolare nelle Highlands, non sarebbero il risultato di un comune processo di erosione o usura del tempo, ma piuttosto il frutto di un evento cataclismico, come se dal cielo fosse disceso fuoco o lava. Questo fenomeno, che fa apparire alcuni muri come fusi, evoca l'immagine di un fuoco divino, un evento che potrebbe essere stato interpretato nei miti antichi come una punizione non terrena. Uno di questi miti parla di fulmini scagliati da Zeus furibondo che avrebbe voluto punire la Britannia. Secondo altri Zeus non c'entra
erano astronavi inviate a distruggere una civiltà perché l'uomo presuntuoso fosse costretto a ricominciare tutto da capo, senza alcun aiuto celeste. Il declino di Stonehenge appare come un processo complesso, frutto di una combinazione di fattori naturali, storici e forse anche umani. Se da un lato la teoria degli extraterrestri che avrebbero distrutto il sito con una pioggia di fuoco ha un appeal mistico e misterioso, dall'altro le ipotesi più plausibili si ancorano alla realtà storica e geologica. La possibilità che il monumento sia stato danneggiato o smantellato nel corso dei secoli per mano di diversi attori, dai romani ai cristiani medievali, o per cause naturali come terremoti o tempeste, risulta molto più credibile. Nel periodo romano, infatti, Stonehenge non era al suo apice di importanza, ma potrebbe comunque aver rappresentato un obiettivo strategico in caso di resistenza locale o di usi rituali che i romani avrebbero potuto considerare minacciosi. Il cristianesimo, con la sua crescente diffusione in epoca medievale, vedeva nel paganesimo un nemico e non è improbabile che molti dei monumenti megalitici siano stati distrutti o abbandonati come parte di un più ampio tentativo di sopprimere culti considerati inferiori o eretici. Allo stesso tempo, le forze naturali come le scosse telluriche, i cambiamenti climatici e l'erosione potrebbero aver contribuito al lento ma costante deterioramento delle strutture. La posizione isolata del sito nella piana di Salisbury avrebbe potuto renderlo anche vulnerabile all'appropriazione di pietre per altre costruzioni o alla semplice incuria del tempo. Nel complesso, la storia di Stonehenge rimane un mistero affascinante e il suo declino un intreccio di cause naturali, storiche e forse anche leggende che si sono formate nel corso dei secoli. I massi che oggi vediamo restano come testimoni di una civiltà perduta, il cui scopo e significato sfuggono ancora alla nostra piena comprensione. In tanta incertezza rimane la narrazione di Goffredo di Monmouth, in cui si legge di Ambrogio Aureliano che incarica Merlino: va a cercare la danza dei giganti, che si trova a Killarus, in Irlanda. Là vi sono dei grandi massi dalle proprietà meravigliose. Se possono essere collocati qui, in cerchio, su questo terreno, essi vi rimarranno per l'eternità. E così fu. Stonehenge è e resta indecifrabile, nonostante gli innumerevoli tentativi per scoprirne la funzione specifica. A noi appare come ponte fra una civiltà che non abbiamo mai conosciuto e di cui non sappiamo nulla, e la nostra, come una splendida cattedrale in rovina. E proprio per questo più affascinante. Una cattedrale megalitica, una Westminster fatta di roccia.